Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video di una serie che dedico al nuovo sistema operativo del FortiGate, ovvero il FortiOS 6.2. Partiamo con una breve introduzione su quali sono stati i principi che hanno ispirato gli ingegneri di Fortinet nel progettare le nuove funzionalità del FortiOS 6.2. Se volete rimanere aggiornati sulle nuove funzionalità del FortiGate e sulla sicurezza, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando escono nuovi video. Il primo punto su cui si sono concentrati è sicuramente dovuto all'aumento della superficie di attacco che si è avuto negli ultimi anni. Per capire meglio il concetto di superficie d'attacco, dovete pensare a come si svolgeva una volta il traffico di rete. Principalmente c'era una LAN, ovvero l'interno della rete, e una WAN, ovvero il collegamento a internet, che era l'esterno della rete. In mezzo si piazzava un apparato, il firewall, che poteva regolare e controllare il traffico dall'interno verso l'esterno e, per quello che era consentito, dall'esterno verso l'interno. Potevano esserci più WAN, tipicamente una seconda WAN che veniva usata come failover, ovvero nel caso di guasto alla prima linea, e in alcuni casi anche come load balancing, ovvero per bilanciare il carico fra le due linee. Ma il concetto rimaneva, c'era un interno e un esterno e in mezzo un apparato di controllo. Oggi invece le cose si sono complicate notevolmente. Per prima cosa è nato il cloud, quindi alcuni servizi che l'azienda utilizza non sono più all'interno dell'azienda, per esempio le mail o il sito web aziendale, ma anche altri servizi come la gestione delle forze vendite o il CRM, e spesso risiedono su server che non sono neanche di proprietà della vostra azienda. Quindi dobbiamo preoccuparci anche delle eventuali infezioni che possono giungere da questi siti e servizi. Magari abbiamo piazzato uno dei nostri server presso un provider che non installa le patch di sicurezza e non fa aggiornamento dei sistemi. Questo potrebbe comportare che qualcuno riesca a sfruttare una vulnerabilità per infettare il nostro sito e iniettare qualche malware. In questo caso i nostri dipendenti che sono abituati a collegarsi al sito per effettuare operazioni, se vedono la richiesta dell'installazione magari di un nuovo plugin, non si preoccupano perché pensano al sito come aziendale e quindi saranno portati a pensare che sia normale ed accetteranno. Poi ci sono anche le soluzioni hybrid cloud, ovvero soluzioni che bilanciano il cloud pubblico con il cloud privato. Per esempio, pensate che la vostra azienda abbia un piccolo data center, all'interno del quale ha una serie di server con macchine virtuali e alcuni dei servizi sono al loro interno. Poi ha comunque alcuni altri servizi nel cloud pubblico. Poi, a seconda delle esigenze, potrebbe anche decidere di spostare alcune macchine dal cloud privato al cloud pubblico e viceversa. Voi non ve ne accorgereste in qualità di fruitori. Quindi magari il vostro sito istituzionale è sul cloud pubblico, il vostro storage cloud è nel cloud privato. Questo vi rende l'idea della superficie di attacco allargata. Un'altra delle ragioni per cui si parla di superficie di attacco estesa è l'IoT. Se non sapete cos'è l'IoT, vi invito a rivedere un video che ho fatto qualche tempo fa e che vi lascio il link in info box e qui nelle schede. Con l'IoT si perde rapidamente il controllo se non si presta la massima attenzione. Partiamo per esempio dai telefonini. Come si collegano alla rete aziendale e come si collegano a internet? Sono dispositivi che possono sempre comunicare verso l'esterno, sono collegati a internet costantemente. Tuttavia, spesso sono anche collegati wifi alla rete aziendale. Quindi sono un ponte fra la rete esterna e la rete interna. Devo quindi trovare un sistema di mobile management che mi permetta di controllare quello che gli utenti possono fare col telefonino. Ma devo anche occuparmi di segmentare la rete interna in modo da separare il traffico dell'IoT dal traffico di rete normale. Poi, negli ultimi anni, si è aggiunta anche tutta la parte degli impianti industriali. Certo, si vuole fare il controllo di produzione, si vuole poter inviare ai
macchinari direttamente le istruzioni dalla propria scrivania, come si vogliono vedere in tempo reale i dati della produzione, ovvero quello che viene eseguito dagli impianti. Spesso però questi impianti non vengono mai aggiornati e sono oggi bersaglio di attacchi informatici. Il secondo punto che hanno tenuto in mente è la complessità del malware moderno. Oggi guardare un singolo punto della rete non è più sufficiente. Fare una semplice analisi del traffico per individuare il passaggio di un virus non basta. Gli attacchi si coordinano sfruttando più tecnologie. Magari un componente specializzato cerca di penetrare la vostra rete. Poi, una volta all'interno, un altro componente cerca di capire quali sono le vulnerabilità presenti in rete. Poi entra in campo un altro componente che cerca di scaricare il payload per sfruttare quelle vulnerabilità e così via. La sicurezza quindi si compone attraverso l'utilizzo di tanti mattoncini. Ognuno cerca di intercettare e mitigare gli attacchi. Quindi il firewall, gli access point, gli switch, gli antivirus, i NAC e così via. Ecco perché una delle funzionalità del FortiOS su cui è stato fatto più sviluppo negli ultimi firmware è il Security Fabric e nella SE 2 viene fatto un ulteriore step in avanti nel tentativo di avere una gestione centralizzata di tutti i componenti che interagiscono nella rete e che hanno necessità di un controllo di sicurezza. Nel Security Fabric si possono vedere e controllare sia i componenti Fortinet che componenti di terze parti. Parlo dei componenti che vi ho citato prima. Infine, il terzo punto che Fortinet ha preso in considerazione riguarda l'automazione delle procedure. La sicurezza richiede un controllo continuo, accurato e fortemente specializzato, ma questo richiede persone competenti e quindi un alto costo per l'azienda. Bisogna reagire in fretta a quello che succede e spesso, soprattutto in Italia, dove ci sono aziende medio-piccole e non c'è la figura del CISO o un IT dedicato. Quindi diventa importante riuscire a innescare dei meccanismi automatici proattivi che possono risolvere o mitigare i problemi o almeno informare le persone competenti che a questo punto possono intervenire e reagire efficacemente e in tempo utile. A questo punto diventa importante il concetto di compliance, che in italiano può essere più o meno tradotto con conformità. Cosa intende Fortinet con compliance? Quello di cui si vuole essere certi è che ogni componente del nostro sistema rete sia aggiornato e quindi protetto. Ci vuole quindi un componente che sia in grado di rilevare quali sono, per esempio, i client che hanno l'antivirus non aggiornato o disattivato o che non hanno installato le ultime patch di sicurezza. In questo caso si vuole isolare quel singolo punto di vulnerabilità per permettere poi a un tecnico di analizzare il problema, risolverlo e rimetterlo in linea. Faccio l'esempio. Un PC prende un virus, è nuovissimo, non viene riconosciuto da nessun antivirus e neanche dal nostro FortiGate. Il virus, come prima cosa, disattiva l'antivirus. A questo punto spesso i sistemi operativi mandano una notifica, ma gli utenti non sono così addestrati a capire questo tipo di notifica e quindi lo ignorano perché non ne capiscono l'importanza. Se invece questa informazione raggiunge il centro di controllo, ovvero il nostro FortiGate, questo potrebbe decidere di isolare il client disattivandogli per esempio la scheda di rete e inviando poi una notifica al personale IT. In questo modo il PC con il virus non può propagare l'infezione e in breve tempo l'IT potrà intervenire per ripristinare il PC. Ok, visti i 3 punti fondamentali, vediamo come Fortinet ha pensato di affrontare il problema. Per quanto riguarda il primo punto, ovvero la superficie estesa di attacco, Fortinet ha incominciato a parlare di Intent-Based Segmentation. Ma esattamente cos'è l'Intent-Based Segmentation? Il concetto effettivamente è leggermente astratto e richiede un attimo di background che adesso vi faccio. In pratica, l'Intent-Based Segmentation è l'interpretazione che Fortinet ha dato ad alcuni principi relativi alla sicurezza che ultimamente stanno sempre di più prendendo piede. Primo di tutti è il concetto di Zero Trust.
Come vi ho detto prima, una volta c'erano due segmenti di rete, LAN e WAN. Tralasciamo la DMZ perché ai nostri scopi fa l'effetto della WAN. La LAN era l'interno, la WAN l'esterno. Tutto quello che arrivava dalla WAN era per definizione pericoloso e non ci si poteva fidare. Quindi veniva filtrato il traffico in modo da lasciare entrare all'interno della LAN solo i pacchetti conosciuti e necessari, mentre tutto quello che avveniva all'interno della LAN era considerato di fiducia, ovvero non si facevano nessun tipo di controllo. Era permesso a tutta la LAN di accedere alla WAN e sul traffico interno alla LAN non si facevano verifiche. Questo tipo di modello Always Trust pone un problema. Se all'interno della LAN un client si infetta, poi è capace di poter propagare l'infezione all'interno senza nessun tipo di controllo. Al contrario, nel modello Zero Trust, ogni singolo pacchetto di rete viene per definizione considerato a fiducia zero. Ovvero non ci possiamo fidare, va per forza di cose analizzato, interpretato e solo dopo questo tipo di analisi si decide se farlo passare. Quindi l'idea di base parte con il segmentation firewall, ovvero separare la rete interna in diversi segmenti, per esempio separare l'amministrazione dalla produzione, dall'ufficio acquisti e così via. Una volta questo tipo di separazione si faceva con le VLAN. Le VLAN però, malgrado separino i domini di broadcast, nulla fanno sul lato UTM, ovvero sull'analisi del traffico, e quindi è utile mettere a separare queste VLAN dei firewall che possono effettuare analisi e prendere decisioni. L'intercettazione di un qualche evento malevolo può bloccare il traffico fra un dipartimento e l'altro, evitando che la contaminazione si propaghi al di fuori del dipartimento, e può segnalare l'indirizzo di provenienza per permettere poi di intervenire sulla singola fonte. Le cose però si sono rapidamente evolute e complicate, perché adesso il traffico potrebbe partire dall'interno andando verso un server aziendale, ma non sappiamo se il server aziendale è all'interno o sul cloud pubblico. E quindi come devo trattare questo traffico? Ecco quindi che Fortinet pensa all'intent-based segmentation, che Google per esempio chiama Beyond Corp, ovvero il controllo degli accessi e del traffico passa dal perimetro ai singoli dispositivi e ai client. Gartner poi definisce un altro sistema che prende il nome di carta, ovvero Continuous Adaptive Risk and Trust Assessment, dove la decisione se accettare o no un certo tipo di traffico non è più definita a priori da delle policy, ma viene analizzata volta per volta con un metodo di analisi di rischio e beneficio, pesando i pacchetti e decidendo se conviene accettare il rischio o conviene rifiutarlo. Ma torniamo al concetto di Fortinet, ovvero l'intent-based segmentation. Quello che ci sta dietro è non accettare più il pacchetto in base al singolo indirizzo di provenienza, ma anche in base al tipo di traffico e da chi lo genera. Quindi possiamo avere policy che trattano diversamente il tipo di pacchetto diretto verso un host in cloud, dipendentemente dal device utilizzato o dall'utente che sta inviando il pacchetto. Quindi posso decidere, per esempio, che il pacchetto generato da un tablet o un telefono diretto verso un host in cloud aziendale va trattato in un certo modo, mentre invece se lo stesso tablet invia il pacchetto verso internet va trattato in un altro. Posso poi decidere, per esempio, che se un tablet accede a un server aziendale, a seconda per esempio del sistema operativo presente sul tablet, posso decidere se accettare o no. Posso per esempio verificare se alcune patch di sicurezza sono installate e così via. Per fare questo si possono utilizzare anche componenti come i NAC,
i Network Access Controller. Poi si può applicare un sistema di Endpoint Security, affiancati a dei Segmentation Firewall, e a un sistema di autenticazione come per esempio l'FSSO. Questo richiede quindi una visione di insieme e qui torna il concetto di Security Fabric. Per quanto riguarda il secondo punto di cui abbiamo parlato, ovvero la complessità dei malware, è necessario lavorare su quello che Fortinet chiama Security Driven Network, ovvero una progettazione del sistema rete che permetta di non fare una semplice analisi del traffico per rimediare ai problemi quando si verificano, ma un sistema di rete disegnato per cercare di prevenire i danni, per avere una rapidità di riconoscimento dei data breach. E per farlo è necessario capire bene come si svolge il traffico all'interno della nostra infrastruttura, quali sono i componenti coinvolti, chi può accedere alla rete, e poi bisogna inserire nel sistema tutti i componenti, come per esempio gli antivirus. E infine il terzo punto, ovvero l'automazione. Automazione che deve far fronte alla complessità delle scelte di sistema che si sono prese, ovvero deve fornire la capacità di reagire rapidamente all'individuazione delle minacce. E per farlo si può ricorrere alla configurazione di procedure automatiche e configurabili che possono immediatamente mitigare o bloccare un attacco e informare il personale specializzato, in modo che possa risolvere intervenendo in maniera risolutiva. Se dovessi riassumere tutti questi tre punti in un'unica frase, sarebbe espansione del Security Fabric. Il FortiOS 6.2 contiene più di 300 nuove funzionalità che vedremo nelle prossime settimane. I punti principali sono sicuramente al primo posto la Security SD-WAN, e con SD-WAN intendo Software Defined WAN, che ormai è diventata un punto fondamentale per tutte le aziende, soprattutto se hanno più sedi. Fortinet ha sviluppato un ASIC specifico per gestire la sicurezza dell'SD-WAN. Questo alleggerisce il processore centrale e tutti i coprocessori, migliorando e velocizzando l'analisi del traffico su SD-WAN. Poi un altro punto è il multi-cloud, ovvero la presenza di più componenti cloud di più provider, e per far questo sono stati sviluppati nativi dei nuovi connettori che permettono di riconoscere e regolare il traffico verso il cloud. Poi la Fabric Expansion, sono stati acquisiti nuovi componenti che sono entrati a far parte del Security Fabric, come il FortiAuthenticator, il FortiNAC e altri componenti che sono stati integrati nel Security Fabric. E poi l'intelligenza artificiale e il machine learning, di cui vi ho parlato nel mio precedente video, di cui vi metto il link qui nelle schede. Machine learning che verrà utilizzato per identificare e bloccare sempre più rapidamente i data breach e gli attacchi. E poi, altro punto, l'automazione con nuovi trigger e azioni che si possono intraprendere. Poi è stato lavorato anche sul security rating. Se non sapete ancora cos'è, cercherò di parlarvene più in dettaglio in uno dei miei prossimi video. Per oggi è tutto. Nelle prossime settimane cercheremo di vedere più in dettaglio le singole nuove funzionalità, con qualche esempio di utilizzo. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sul FortiGate e sulle nuove funzionalità dovete assolutamente iscrivervi al canale e attivare la campanellina per ricevere notifiche sui nuovi video. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un like e di condividerlo.